Bentornati a tutti sul canale. In questo video andiamo a vedere come effettuare l'aggiornamento di una release OpenHub su Windows. Approfittiamo del recente aggiornamento della versione di OpenHub alla 3.4.2 per andare ad aggiornare la mia versione che ho installato sul mio PC Windows, che è la 3.4.1. Avevo fatto un video a riguardo proprio perché questa installazione su Windows la tengo solo per fare qualche test. Quindi seguiamo la documentazione per quanto riguarda l'aggiornamento di una versione Windows e vediamo cosa succede. Partiamo quindi dal sito ufficiale di OpenHub e andiamo a leggere la documentazione che riguarda l'installazione di OpenHub su Windows. Dovremmo avere la sezione di aggiornamento, ecco, Updating the OpenHub Runtime, e vediamo che ci viene detto che l'aggiornamento di una versione di OpenHub già installata viene fatta tramite il lancio di uno script PowerShell al quale bisogna indicare la versione che si vuole aggiornare. Quindi in teoria sembra relativamente tutto molto semplice, quindi bisogna aprire un prompt PowerShell, andare nella cartella in cui abbiamo installata la nostra attuale versione di OpenHub, lanciare questo comando, quindi update ps1 che è un comando PowerShell, e indicare la versione che vogliamo installare, quindi alla quale vogliamo aggiornare la nostra versione esistente. Io non lo faccio, ma ovviamente prima di un'installazione di questo tipo, di un aggiornamento di questo tipo, conviene sempre fare un bel backup perché non si sa mai che poi si debba tornare indietro. Per chi fosse interessato si potrebbe andare a vedere il codice di questo script PowerShell per vedere giusto come si comporta nel fare l'aggiornamento. Adesso non è il caso adesso di andare a vederlo e analizzarlo, però per chi lo volesse trovare o lo trova nella sua cartella di installazione, oppure se ancora non ha installato OpenHub sul GitHub ufficiale nel repository distro distributions OpenHub cartella source main resource bin c'è lo script update ps1 che viene installato poi con l'installazione di OpenHub sul PC, e qua si può andare a vedere un pochino qual è tutto il codice di aggiornamento e che operazioni effettua sulle nostre cartelle. A questo punto, per effettuare l'aggiornamento dobbiamo aprire una finestra di PowerShell. Io utilizzo questa applicazione che si chiama Terminale, che ho scaricato dallo store di Windows, che è abbastanza comoda e che mi permette di aprire qualunque tipo di terminale si possa aprire sulla mia installazione di Windows. Quindi in questo caso scelgo Windows PowerShell. Per chi non ha questa applicazione può tranquillamente digitare dal menu ricerca PowerShell e gli apparirà una cosa del tutto simile a questa. Mi devo spostare nella cartella dove ho installato OpenHub. Io purtroppo ho fatto, tra virgolette, l'errore di utilizzare una cartella con la versione cablata nel nome, cosa che è sempre meglio non fare, perché se adesso andrò ad aggiornare la versione sarà 3.4.2, però cambiare la cartella vorrebbe dire andare a cambiare dei file di configurazione di OpenHub che è sempre meglio non toccare. Andiamo a leggere sulla documentazione se c'è qualche cosa da sapere prima di lanciare il comando. Vabbè, ovviamente il backup in teoria si può tranquillamente fare la copia della cartella prima di fare l'aggiornamento, così se non si sa mai che se va qualcosa storto si ripristina quella cartella e si dovrebbe essere a posto. Altrimenti c'è il classico backup gestito totalmente da OpenHub con i suoi comandi che si può utilizzare per appunto fare anche delle migrazioni tra versioni diverse. Comunque nel nostro caso, siccome è un'installazione di test, a me non interessa, il backup non lo faccio, alla peggio poi reinstallo. Quindi per lanciare l'aggiornamento bisogna semplicemente lanciare il comando. Non dice né se OpenHub deve essere in esecuzione né se deve essere stoppato. Io sarei per farlo con OpenHub fermo, quindi al momento dovrebbe essere attivo.
Vediamo se risponde. Sì, risponde. Andiamo a vedere giusto per che versione abbiamo installato. Ok, c'è la 341, quindi dovremmo arrivare alla 342. Io stopperei il nostro OpenHub. C'è bisogno però di un prompt con i privilegi di amministratore e quindi ne apro uno, un command classico che però abbia i diritti di amministratore. Quindi lanciamo let's stop OpenHub e andiamo a vedere il nostro tab non risponde più. Ok, vuol dire che OpenHub è fermo. A questo punto possiamo provare a lanciare il comando. Andiamo a rivedere sulla documentazione. Ok, dobbiamo con il punto sul comando ps1 mettiamo in memoria questo script in modo tale che poi possiamo lanciarne le funzioni contenute al suo interno semplicemente utilizzando il nome della funzione. Quindi vediamo se effettivamente funziona. Scusate il gioco di parole. Riapro il mio terminale, punto / runtime bin update ps1. Ok, il comando non ha dato errori e non ha fatto nulla perché ha solo messo in memoria lo script. Ok, il comando adesso è update -openhub -oh version 342 e vediamo che succede. Ok, sta scaricando la nuova versione in automatico e niente, lo lasciamo andare, poi vediamo alla fine se è andato tutto bene. Ecco, sembra che lo script faccia il backup in automatico delle cartelle più importanti, quindi nel caso ce lo siamo dimenticati probabilmente abbiamo modo di recuperarlo. Potrebbe essere anche un backup che fa per fare un eventuale rollback in caso qualcosa vada storto durante l'aggiornamento. Ok, sembra che sia andato bene. Ah, ok, adesso ci chiede se deve cancellare la versione che si è backuppato precedente. Io gli dico di sì. E voilà. Boh, sembra tutto fatto. Diciamo che al momento sembra una procedura abbastanza efficiente. Vediamo se adesso il sistema riparte con la nuova versione e ovviamente su installazioni grosse dove ci sono tanti item, things e tutto è sempre bene controllare che non si sia rotto qualcosa a livello di configurazione o di binding dopo ogni aggiornamento, perché può sempre succedere. Io quando aggiorno il mio OpenHub su OpenAbian, scusate, normalmente poi stoppo, pulisco la cache e riavvio. Al primo riavvio, che ci mette normalmente tanto perché quando si pulisce la cache deve ricostruire tutta una serie di informazioni al successivo riavvio, ristoppo OpenHub e lo rilancio. Il secondo riavvio è molto più veloce e verifico che sia tutto a posto. Adesso in questo caso non lo faccio perché non ho praticamente nulla di installato su questa versione di Windows, però è buona norma farlo. Andiamo a vedere adesso se il servizio riparte, quindi mi riprendo il mio prompt e provo a fare net start OpenHub. Ok, già il fatto che il servizio non si sia rotto è buona cosa. Adesso dobbiamo aspettare un attimino prima che venga sulla console Wii e poi vediamo che effettivamente la versione si sia aggiornata. Ed ecco qua l'interfaccia, andiamo a vedere sulla versione 342. Perfetto. Quindi con un semplice lancio di un comando PowerShell dall'installazione originale di OpenHub abbiamo fatto l'aggiornamento all'ultima release.